Buongiorno, ciao a tutti amici, continuiamo in questa nostra lunga carrellata sulla filosofia di Cartesio. Sapete che in queste ultime lezioni ci stiamo occupando della sua metafisica. Sofì, per favore, non mi azzannare, non riesco mai a tenere buona questa gatta, a farmi fare compagnia nelle mie video lezioni. Nella scorsa lezione abbiamo parlato delle prove che Cartesio adduce per la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Abbiamo chiarito che Cartesio utilizza Dio come garante scientifico per fondare metafisicamente e teologicamente il metodo scientifico. L'esistenza di Dio garantisce l'universalità del criterio di verità. Ogni idea nella mia mente che si presenta in maniera chiara e distinta, cioè che soddisfa un'autoevidenza intuitiva all'interno della mia mente, è vera. E quindi abbiamo anche spiegato, Sofì se ne vuole andare, la lasciamo andare con un bel salto, abbiamo anche spiegato che Dio, garantendo il funzionamento del criterio di verità, la validità del criterio di verità, cioè garantendo che ogni idea che io colgo nel mio intelletto con i caratteri della chiarezza e della distinzione è vera, rimuove dal dubbio iperbolico i contenuti dell'intelletto, perché i contenuti dell'intelletto noi li avevamo posti in dubbio, vi ricordate, in base proprio a un'estensione estremistica iperbolica del dubbio, parlando del genio maligno che potrebbe ingannarmi persino quando faccio l'addizione 3 più 2. Ma la dimostrazione dell'esistenza di Dio, di un Dio che essendo Dio ha tutte le perfezioni, quindi anche l'infinita bontà, quindi un Dio che avendo l'infinita bontà non mi può ingannare, rigetta il genio maligno e fa tornare in gioco tutte le idee dell'intelletto che io avevo considerato, sia pure in maniera metodologica, in maniera provvisoria, come false. Il genio maligno non c'è più, l'intelletto non mi inganna, l'intelletto mi fa apparire come sicuramente vere, mi dimostra come sicuramente vere tutte le idee chiare e distinte che io ho all'interno di esso. E quindi sembrerebbe che l'intelletto non possa sbagliare, l'intelletto conosce idee chiare e distinte, non può sbagliare. Però qui c'è uno scoglio che ovviamente Cartesio deve superare. Noi abbiamo l'esperienza psicologica dell'errore. Nella nostra mente noi ci inganniamo, noi sbagliamo. Com'è possibile questo? A questo problema, cioè la distinzione e la spiegazione dell'origine della verità e dell'errore, Cartesio dedica tutta la sua quarta meditazione, la sua quarta delle 6 meditazioni metafisiche. Che cos'è l'errore quindi? Se l'intelletto non sbaglia mai, ma non è vero che l'intelletto non sbaglia mai, mi devo smentire. L'intelletto non sbaglia mai quando esamina idee chiare e distinte, però attenzione, non tutte le idee dell'intelletto sono chiare e distinte. L'intelletto, dice Cartesio, ha un ambito di applicazione limitato. L'intelletto non arriva dappertutto. Il mio intelletto, l'intelletto del mio io, che a differenza di quello di Dio è un intelletto finito, non è un intelletto infinito come quello di Dio. Quindi l'intelletto non può conoscere tutto. Ci sono tante cose fuori dall'intelletto che l'intelletto non può conoscere e non può giudicare convenientemente. Basterebbe appunto pensare a tutti gli oggetti che mi provengono dai sensi. I sensi mi ingannano e il fatto che i sensi non siano affidabili è un problema, vi ricordate, l'ho detto la volta scorsa, che non viene risolto dalla dimostrazione di un Dio che non mi inganna. Dio non mi inganna, però non può fare in modo che io non sia finito, mi ha creato finito e quindi Dio non mi inganna per quanto riguarda i contenuti che
sono innati, cioè le idee chiare e distinte nell'intelletto, che sono in particolare idee innate che Dio ha creato e ha messo nella mia mente. Non, però Dio non può garantirmi che io sbagli quando l'intelletto percepisce idee che derivano dai sensi, da oggetti esterni, perché non sono idee che esistono puramente nell'intelletto, idee innate, sono idee che l'intelletto prende dai sensi esterni e i sensi esterni mi ingannano. Quindi vedete, c'è qualcosa di più vasto dell'intelletto. L'intelletto non ha un'applicazione universale, ci sono tante cose che sono fuori dall'intelletto e su cui l'intelletto quindi non ha abbastanza conoscenze. E quindi che cos'è l'errore? L'errore è dare un giudizio, dare un consenso a qualcosa che è fuori dall'intelletto, che l'intelletto non garantisce. Cartesio non può accettare che Dio ci abbia fornito, ci abbia creato una facoltà apposita per sbagliare. E questo non è possibile. Quindi l'errore, attenzione, non è qualcosa che dipenda da una facoltà intellettuale o comunque da una facoltà apposita. L'errore è mancanza, l'errore è una privazione, l'errore è mancanza di intelletto, l'errore è privazione dell'intelletto, l'errore è qualcosa appunto alla quale l'intelletto non può arrivare perché è più vasta, si trova in un perimetro più vasto di quello controllato dall'intelletto. Quindi l'errore non è qualcosa che esiste positivamente, che esiste realmente. L'errore è privazione di, l'errore è mancanza di, l'errore è non essere. Questa idea ovviamente deriva dal pensiero cristiano, da Agostino, da Tommaso. Anche Agostino, per esempio, che cosa diceva? La cecità, il male, l'errore non è una cosa che esiste realmente, è mancanza della vista. Quindi per Cartesio l'errore è privazione, è mancanza di qualcosa. L'errore è il momento in cui io psicologicamente sperimento la finitudine, la finitezza del mio essere. L'errore mi convince che c'è una distanza incolmabile, una distanza strutturale, ontologica tra me, tra il mio intelletto finito e Dio che ha un intelletto finito. Quindi l'errore è un non essere. L'errore è un non essere, come diceva Tommaso, che però non è un nulla. L'errore è un non essere come qualcosa di intermedio tra l'essere e il nulla. E questo qualcosa di intermedio tra Dio e il nulla sono io, è la mia sostanza finita. Io mi inganno, io sbaglio perché eh, il potere della facoltà che Dio mi ha dato per distinguere il vero dal falso non è infinita. Il potere dell'intelletto, l'intelletto non è infinito. L'intelletto può distinguere il vero dal falso soltanto entro un certo limite. L'errore è un difetto conoscitivo. L'errore è la privazione di una qualche conoscenza che avviene quando l'intelletto non riesce ad arrivare. La mia conoscenza non è completa e perfetta come quella di Dio, perché il mio intelletto non è infinito come quello di Dio. E quindi il mio intelletto arriva fino a un certo punto, poi ci sono moltissime cose che esulano dall'intelletto, dalla potenza dell'intelletto, dalla facoltà dell'intelletto di arrivare dappertutto, e quelle cose sono cose non chiare. Quindi l'errore, attenzione, è un giudizio sbagliato, è un assenso dato a qualcosa di non chiaro, a qualcosa di confuso, a qualcosa che non è chiaro e distinto. È un assenso dato a qualcosa che l'intelletto non può giudicare, cioè l'errore è un giudizio
affrettato, è un giudizio che viene formulato lì dove bisognava invece sospendere il giudizio e dire no, l'intelletto non conosci chiaramente questa cosa. Ma questo non è un cattivo uso dell'intelletto, non è un cattivo uso della ragione. Dio non avrebbe potuto darmi un intelletto perfetto, infinito. Dio non avrebbe potuto fare in modo che io non sbagli mai, perché mi ha dato la possibilità di sbagliare. Da cosa deriva la possibilità di sbagliare se non deriva dall'intelletto? Cartesio dice, ma questo noi l'abbiamo già visto, ricordate quando abbiamo spiegato che cos'è il cogito? Il cogito, il pensiero, la mente, non è costituito soltanto dalla facoltà dell'intelletto, ma anche da una facoltà che Cartesio considera più ampia di quella dell'intelletto, cioè la volontà. Attenzione, vi ricordate che cos'è il cogito? Che cos'è il cogito? Il cogito è una cosa che sbaglia, che dubita, quindi che pensa, però ricordate, noi abbiamo detto anche nell'elenco delle cose che definiscono cos'è il cogito è una cosa che pensa, ma è anche una cosa che intende o non intende, è una cosa che afferma o nega, attenzione, il cogito è anche una cosa che afferma o nega, il cogito è anche una cosa che vuole o che non vuole. Quindi attenzione, tra le caratteristiche del cogito non vi sono solo caratteristiche teoretiche, intellettuali, vi sono anche caratteristiche pratiche, caratteristiche che riguardano la volontà. Il cogito non è soltanto intelletto, ma è anche volontà. Ricordate che poi il cogito è anche capacità di immaginare e persino di sentire le percezioni sensibili che vengono dal corpo ma appartengono all'anima perché vengono esperite dall'anima. Quindi il cogito non è soltanto teoresi, intellettualismo, è anche volontà. È anche volontà, il cogito è qualcosa che afferma, che nega, che vuole o che non vuole. Il cogito è qualcosa che dà un consenso, esprime un giudizio, che dà un consenso oppure che nega il consenso. Quindi all'interno del cogito, della mia mente, esiste anche una facoltà, la volontà, che Cartesio dice essere molto più ampia di quella dell'intelletto. La volontà, vedete, la volontà abbraccia anche tutte le cose a cui l'intelletto non arriva. Quindi la volontà è una facoltà molto più ampia dell'intelletto. La volontà è responsabile della mia libertà. L'esperienza della mia libertà deriva dalla funzione della mia volontà e la mia libertà, a differenza dell'intelletto, non ha limiti e può quindi dire voglio, non voglio, questo è vero, questo è falso, senza limiti. E quindi spesso la libertà è qualcosa di cui facciamo un cattivo uso. Spesso la volontà è precipitosa, si sovrappone all'intelletto, dà un assenso a qualcosa, dice qualcosa è vero, mentre avrebbe dovuto dire no, non ho i dati sufficienti perché l'intelletto lì non arriva. Ma dove non arriva l'intelletto, arriva la volontà che esprime la mia libertà. Cartesio crede al libero arbitrio cattolico e quindi sostiene che io sono libero e la libertà è inevitabilmente anche la libertà di sbagliare. Quindi no, Dio non poteva fare in modo che noi non sbagliassimo, perché se avesse fatto in modo che noi non sbagliassimo, non avrebbe dovuto darci la libertà. Dio ci ha reso liberi, però liberi significa anche, appunto, che noi possiamo avere l'esperienza dell'errore. Quindi, propriamente parlando, nell'intelletto non c'è la possibilità dell'errore, perché l'intelletto dà un consenso o un dissenso soltanto alle idee chiare e distinte e non va oltre queste idee.
Però il problema è che c'è la volontà, che non è una facoltà teoretica come l'intelletto, ma una facoltà pratica, e invece la realtà è infinitamente più ampia dell'intelletto. Certo, la libertà di Dio è più grande della mia libertà. Comunque io, per quanto riguarda la mia sfera di possibilità, ho una libertà senza limiti. Si intende non come la libertà di Dio, ma senza limiti, considerando l'ambito di tutte le mie possibilità che sono più limitate rispetto a Dio. E quindi la libertà consiste nel poter fare oppure non poter fare una cosa. E però attenzione, poter fare o non poter fare una cosa, la libertà non è determinata da una forza esterna, e quindi l'uomo ha appunto la facoltà di utilizzarla anche male e quindi di sbagliare. Ma Dio, per non renderci degli automi, per renderci degli esseri liberi, ha dovuto necessariamente darci questa possibilità, e quindi la volontà ha una sfera d'azione più ampia dell'intelletto, e quindi la volontà si esercita anche su ciò che l'intelletto non intende, su ciò che l'intelletto non conosce sufficientemente, su ciò che l'intelletto non conosce convenientemente, oppure, dice Cartesio, anche su ciò che è indifferente all'intelletto. È l'uso del libero arbitrio, della nostra libertà, che dipende dall'intelletto, che è alla base dell'errore. La nostra libertà interviene indebitamente alla nostra volontà per dare un assenso oppure un dissenso a qualcosa che l'intelletto non può giudicare. Quindi se io uso correttamente l'intelletto dovrebbe controllare la volontà e dire alla volontà: no, fermati, sospendi il giudizio, io intelletto non la comprendo quella cosa, non ho sufficienti dati di conoscenza, e quindi tu volontà non devi esprimerti. Ma spesso non è così, spesso la volontà calpesta l'intelletto, spesso la volontà sovrasta l'intelletto, lo schiaccia, e quindi abbiamo un cattivo uso del libero arbitrio che ci porta all'errore. Quindi l'errore non dipende dall'intelletto, da una facoltà teoretica, l'errore ha un'origine pratica e dipende dalla volontà. Cerco di farvi un esempio. Ricordate l'esempio abbiamo già proposto quando abbiamo dovuto spiegare i motivi per cui i sensi ci ingannano? Da lontano una torre che ha una base quadrata può apparirmi con una base tonda, e io sbaglio, dico quella torre ha una base tonda, invece è una base quadrata. Perché sbaglio? L'errore non viene dall'intelletto. L'intelletto, di fronte a una percezione sensibile che non è chiara, l'intelletto mi dice in maniera esplicita che io non posso esprimere un giudizio sulla forma della base della torre, perché non ho dati sufficienti. Quindi se io seguissi l'intelletto dovrei sospendere il giudizio, dovrei dire: non so se quella torre è tonda o quadrata. Però il problema appunto è che può intervenire la volontà, che sovrasta l'intelletto, e la volontà dà un consenso a qualcosa che l'intelletto non comprende. E la volontà interviene, sovrasta l'intelletto e mi spinge a dire, per motivi pratici, per motivi sentimentali, per motivi istintivi, per motivi passionali, ma non per motivi puramente intellettuali, la volontà interviene e dice: sì, quella torre è rotonda, mentre invece quella torre è quadrata, e quindi io ho sbagliato, d'accordo? L'intelletto mi dice: non lo so qual è la forma della torre, e quindi io non dovrei esprimere un giudizio, non lo so. È qualcosa che va al di là della capacità dell'intelletto. Però interviene la volontà nel mio organismo,
c'è un sentimento, una passione, una precipitazione. Ecco, l'intervento della volontà è un intervento precipitoso che mi fa dare un assenso, che mi fa esprimere un giudizio che è precipitoso, un giudizio su qualcosa sulla quale io non ho dati di conoscenza, cioè dati intellettuali sufficienti. Che cosa muove la volontà? Non le idee teoretiche, ma delle facoltà pratiche. Per esempio, può succedere che io sia invidioso di una persona che sta con me perché sembra che quella persona riesca a conoscere più cose di me. Allora io sono invidioso, voglio sembrare migliore di quella persona agli occhi di qualcuno e allora azzardo il giudizio, no, guardate, quella torre è rotonda senza poter sapere se è rotonda o quadrata, però dico comunque che la torre è rotonda perché voglio fare bella figura di fronte a qualcuno o sono invidioso di qualcun altro, voglio far credere a qualcuno, magari una giovane e bella donna che sta vicino a me, che io sono più bravo di qualcun altro, che io vedo da lontano meglio di qualcun altro, capite? Quindi magari può essere anche una precipitazione dovuta al fatto che io voglio compiacere me stesso, non qualcun altro. Comunque la motivazione è una motivazione pratica, capite? È una motivazione passionale, una motivazione sentimentale, una motivazione che mi spinge la mia volontà a non obbedire all'intelletto e a esprimere un giudizio su qualcosa che l'intelletto non conosce in maniera conveniente. Quindi questa è la spiegazione dell'errore e questa è la discriminazione tra la verità e l'errore. L'errore non deriva dalla volontà, l'errore ha un'origine pratica extrateoretica e deriva dalla volontà. È possibile evitare almeno in parte gli errori? Certo che è possibile, il sapiente deve farlo. Avete forse già capito, il sapiente deve tenere a bada la volontà e far sì che l'intelletto sia dominante sulla volontà. Il sapiente non deve lasciarsi andare. Quindi è possibile abituarsi, è possibile apprendere come sbagliare il meno possibile. Bisogna apprendere un habitus, proprio Cartesio parla di un'abitudine, l'abitudine del sapiente deve essere quella di interrogare il più possibile il suo intelletto, di ascoltare il suo intelletto e non le passioni e non i sentimenti che smuovono in maniera indebita la sua volontà. In base a un tirocinio filosofico posso acquisire, posso acquistare, come dire, l'abitudine di non errare. E l'abitudine di non errare sta appunto nel fatto di abituarmi a non dare un giudizio precipitoso, a non dare un giudizio su cose la cui verità non mi è chiaramente conosciuta, su cose la cui verità non ricade in maniera sicura all'interno della sfera dell'intelletto. E questo, dice Cartesio, rappresenta l'habitus professionale dello scienziato, abituarsi a tenere a freno la volontà e a evitare atti di volontà tutte le volte che qualcosa vada oltre i limiti della mia conoscenza. Non esprimere un giudizio se non su cose che appaiono in maniera chiara e distinta all'intelletto. In questo modo sbaglierò il meno possibile, in questo modo mi ingannerò il meno possibile. Questo è il contenuto della quarta meditazione cartesiana e quindi spero di averlo illustrato chiaramente. Non era una cosa molto lunga, infatti questa lezione è decisamente più breve della media delle mie video lezioni. Continuiamo la prossima volta invece con la quinta e la sesta, le ultime due
delle meditazioni metafisiche. Abbiamo parlato fin qui delle prime 4 meditazioni metafisiche, in realtà abbiamo già parlato di una parte della quinta anche, perché se vi ricordate, una parte della quinta meditazione è dedicata alla terza prova dell'esistenza di Dio che abbiamo anticipato nella scorsa lezione. Quindi parleremo la prossima volta di una metà della quinta meditazione e poi finalmente dell'ultima, della sesta delle meditazioni filosofiche. Nella quinta e nella sesta meditazione filosofica Cartesio procede alla difficile dimostrazione dell'esistenza dei corpi. Vi ricordate che attraverso l'io penso, l'io come cosa pensante, la mia anima, lui ha posto le basi di una metafisica che prende l'avvio da un punto completamente nuovo rispetto alle metafisiche tradizionali, da una base, da un fondamento completamente nuovo, cioè appunto l'io penso, una metafisica che ha delle caratteristiche inedite rispetto alle metafisiche tradizionali, in particolare ovviamente alla dottrina aristotelico-scolastica. Abbiamo visto nelle scorse video lezioni che partendo dall'io come unica cosa certa che mi appare chiara e distinta, mentre ho messo in dubbio tutto il resto, a partire dall'io io trovo Dio, che è una delle idee che io trovo all'interno del mio cogito e che a differenza delle altre idee deve per forza esistere perché un'idea infinita non posso essermela messa io nella mente che sono una sostanza finita. E quindi dopo le 3 prove della dimostrazione di Dio, Cartesio revoca dal dubbio le verità logiche e matematiche, cioè abbiamo visto le verità dell'intelletto che aveva messo in dubbio con il genio maligno, ma un Dio che non mi inganna, un Dio che ha tutte le perfezioni e che ha anche, quindi, l'infinita bontà, non può ingannarmi sulle cose che non derivano dai sensi, sulle cose che si trovano nella mia mente perché sono originate dalla mia mente. Cartesio pensa che queste idee puramente mentali, le idee dell'intelletto, quando sono chiare e distinte, non derivano dai corpi, ma siano innate e siano proprio state inserite nella mia mente da Dio. L'ultimo problema, appunto, consiste nel revocare dal dubbio anche i corpi, che io ho messo in dubbio per prima delle verità logiche e matematiche dell'intelletto, perché ho visto che i sensi mi ingannano. Una volta arrivato a questo punto, è dimostrata la certezza dell'io, la certezza di Dio, la certezza delle idee chiare e distinte dell'intelletto, posso fare l'ultimo passo, cioè dimostrare l'esistenza dei corpi. Questo ultimo passo Cartesio lo dimostrerà, ma con molta difficoltà. Attenzione, la dimostrazione dell'esistenza dei corpi sarà problematica per Cartesio e dal punto di vista di molti interpreti, di molti studiosi di Cartesio fallirà nel dare una dimostrazione certa dell'esistenza dei corpi. Quindi quest'ultima cosa è problematica. Parliamo nella prossima lezione della dimostrazione cartesiana, forse imperfetta, forse criticabile, dell'esistenza dei corpi. Vi ringrazio, alla prossima volta.